Io torno dal Capodanno passato a New York con degli amici e scopro che mia madre era ricoverata in ospedale. Non sapevo il motivo, i miei suoceri avevano cercato di tranquillizzarmi, ma io non ero tranquillo, sentivo che c'era qualcosa che non andava. E infatti il problema era molto grave, mia madre aveva un cancro, quindi era stata ricoverata per quel motivo lì. Ho ricominciato a correre per darle energia e lei nel frattempo aveva subito un'operazione di 8 ore alla fine di gennaio di quell'anno. Dopodiché ha seguito dei cicli di chemioterapia preventiva perché l'operazione era andata molto bene, quindi era stato debellato completamente il cancro, e con questi cicli di chemioterapia preventiva diciamo così che mia madre è stata completamente salvata. Anche se lei era guarita, io ho continuato, i risultati cominciavano ad arrivare, la passione era sempre di più, quindi ho continuato a pedalare e a correre anche per lei, un po' per me, ma anche molto per lei. Da quell'anno lì, dal 2010, da fine 2010, è nata quest'idea appunto di dare un contributo a chi aveva curato mia madre, e quindi nasce il progetto Life Runner proprio per la raccolta fondi per l'istituto oncologico che l'aveva curata. E come potevo fare a raccogliere un po' di fondi? Potevo utilizzare la mia passione, la mia voglia di far fatica, quindi mi sono messo a organizzare avventure sportive con lo scopo di raccogliere fondi proprio per l'IRST di Meldola, che era l'istituto che l'aveva curata, che me l'aveva salvata. Le avventure più significative sono state di sicuro la prima, perché a livello organizzativo mi ha richiesto un sacco di tempo assieme ad un amico di Forlì, che è stato un lungo duathlon, quindi bici e corsa attraverso gli Stati Uniti, da New York fino a San Francisco, per un totale di circa 5.000 km. L'anno successivo, quindi nel 2012, con un amico di Forlì sempre, ho attraversato tutte le Alpi, partendo dalla Liguria, arrivando fino al Monte Zoncolan. Poi dal 2017 è nata questa voglia di unire il mare alle vette più belle del nostro paese. Il primo anno, partendo da Savona, sono arrivato in un ghiacciaio vicino al Cervino. L'anno successivo, nel 2018, sono partito sempre da Savona e sono arrivato sul Cervino, un'avventura che nessuno ha mai fatto, che tengo molto a sottolineare. L'anno scorso è stato, anche quest'anno siamo ancora un po' in mezzo a questi problemi derivati dal Covid. C'era, secondo me, la necessità di dare un pochino un segnale per far vedere che comunque lo sport non era morto, soprattutto anche la raccolta fondi per scopi oncologici, che erano poi quelli che mi premevano molto, non era finita. E quindi cosa si poteva fare di bello? Magari non il Monte Bianco, non il Monte Rosa, non il Cervino, però il Cimone, che era la vetta, che è tuttora la vetta più alta della nostra regione, unita a Cesenatico, dove era nato e cresciuto il mio idolo da giovane, insomma, di Pantani. La partenza è stata molto bella, tra l'altro abbiamo avuto una grande ospitalità da parte del comune di Cesenatico, col sindaco che ha pedalato i primi 2-3 chilometri con me. E partire dal monumento di Pantani, sono sincero, è stato molto emozionante, perché proprio è stata la persona che mi ha fatto avvicinare a metà degli anni 90 al ciclismo. È stato emozionante passare per la mia città, quindi per Forlì, al 37-38 chilometro. Il vice sindaco mi ha accompagnato per qualche chilometro in uscita da Forlì, sono entrato scortato e in uscita dalla polizia, cioè mi sembrava di essere veramente al Giro d'Italia, è stata una cosa molto emozionante.
gli ultimi 10 km, dove c'è la salita per arrivare a Fanano, è stato forse il punto più difficile nel ciocco del sole, proprio verso l'1 del pomeriggio. Tra l'altro era il 25 luglio, quindi era molto caldo. Però sapevo che a Fanano ci sarebbe stata una bellissima accoglienza, ma non mi aspettavo tutto veramente quel tifo e tutte quelle persone in piazza. Poi ovviamente c'era mia moglie con mio figlio e mi sono proprio sciolto lì, veramente. Praticamente dal di lì è stato come ripartire da zero, cioè avevo azzerato tutte le fatiche dei 180 km in bicicletta. Ripartendo dal di lì, da Fanano devi salire più di 1500 metri. Le pendenze sono cattive, quindi la fatica è tanta. Ho visto però dei posti meravigliosi, come il lago Partignana, come la cima a Tauffi. Sono stati posti che ho scoperto per la prima volta e che veramente mi sono rimasti nel cuore. Arrivo alla fine della mia avventura, raggiungo la cima del Cimone, la vetta del Cimone, con l'accoglienza dell'aeronautica militare e faccio quello che faccio sempre alla fine delle gare o degli allenamenti veramente massacranti. Quindi mi chino per terra in ginocchio e bacio il punto dove sono arrivato. Bacio la fede di mio papà, che purtroppo negli ultimi anni non è riuscito a vedere tutte queste avventure. Quindi con lui non sono mai riuscito a condividere un po' tutta questa passione, è venuta a mancare un po' prima, quindi bacio anche la fede che portava lui al dito. Questo è il mio rito un po' di fine, diciamo così, o alla fine delle gare o alla fine delle avventure sportive. La nuova impresa è veramente un'impresa, secondo me. Anche questa non è mai stata fatta. A fine agosto del 2021, quindi di quest'anno, partendo con la bici da corsa, vorrei raggiungere, partendo da Savona, Gressonei, per un totale di circa 240 km di bici, con quasi 4.000 metri di dislivello positivo, lasciata la bici, partire e raggiungere la vetta del Monte Rosa, ovvero la Punta Dufura, 4.634 metri, che è la seconda vetta più alta d'Italia. Forse le persone come me che vivono per lo sport hanno bisogno di porsi degli obiettivi, di superare dei limiti. E secondo me questa avventura di Savona-Monte Rosa è veramente un bel obiettivo.